e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare l'abito che avete intravisto nelle immagini. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio i link in descrizione. Per realizzare questo progetto mi munisco di un uncinetto numero 3 e lo abbino ad un filato super morbido. In questo caso parlo del lana merino oro multicolor nella variante dei vari verdi di casa Tre Sfere. Servirà poi un ago da lana marca punti, forbici e direi che possiamo iniziare. Per la rubrica top down oggi ci dedichiamo al top down con scollo tondo. Non c'è bisogno neanche del nostro tanto amato foglio perché la lavorazione di un top down tondo nella maggior parte dei casi è davvero piuttosto semplice, sempre considerando punti basici. Cosa andiamo a fare? Realizziamo una catenella che si allunga tanto quanto la nostra circonferenza testa e la chiudiamo in cerchio. Io vado a lavorare su campione per comodità, ma voi naturalmente prenderete la vostra misura e poi lavorerete la catenella. Ho realizzato una catenella campione che vado a chiudere appunto nella prima maglia realizzata con una maglia bassissima, quindi mi trovo di fatto un cerchio. A questo punto voglio lavorare il mio progetto a mezza maglia alta e quindi strutturo 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a realizzare un giro di mezze maglie alte punto su punto intervallate da qualche aumento. In linea di massima io procedo con la realizzazione di 5 mezze maglie alte. La prima la sostituisco con le 2 catenelle, quindi vado ad effettuare la seconda e poi la terza, la quarta e la quinta. Dopodiché realizzo un aumento nella sesta catenella, strutturato proprio con 2 mezze maglie alte, quindi senza effettuare catenelle di separazione o nient'altro. Realizzo semplicemente 2 mezze maglie alte e proseguo, conto altre 5 mezze maglie alte lavorate punto su punto. E un aumento, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Continuo così per tutto il mio giro, non abbiate paura di non rispettare multipli di sorta, in quanto qualora non doveste raggiungere l'ultimo punto con l'aumento non c'è assolutamente alcun problema. Abbiamo quindi l'aumento eseguito, continuiamo e ci chiudiamo con una maglia bassissima nella seconda catenella. Eccoci qui, ci alziamo con 2 catenelle e questa volta invece realizziamo un giro punto su punto. Quello che dobbiamo fare per realizzare il nostro sprone è ripetere questi 2 giri. Un giro costituito da 5 mezze maglie alte e un aumento e un giro costituito da mezze maglie alte lavorate punto su punto, fino a raggiungere una circonferenza che, piegando il nostro sprone, corrisponda proprio alla nostra misura tra la spalla e il sottomanica. Nel mio caso mi fermerò a circa 17 cm perché voglio un indosso piuttosto aderente. Ho raggiunto l'altezza della taglia del mio sprone, 18 cm. Ora lo ripiego su se stesso ed ecco qua quello che mi trovo di fronte e devo andare a suddividere questo sprone nei 4 lati perché voglio ricavare le 2 maniche, la parte anteriore e la parte posteriore. Per suddividerlo conto tutti i punti che ho nel mio primo giro e suddivido il risultato per 4. Facciamo un esempio. Ho 200 punti totali, divido il risultato per 4, ottengo 50 in questo caso. Ora, strutturando dei lati di 50 ciascuno, otterrei un quadrato, ma io voglio ottenere un rettangolo, quindi voglio ridistribuire questi 200 punti. Per questo motivo, dopo la suddivisione in 4, quindi avendo 4 segmenti da 50,
in 2 vado ad aggiungere una decina di maglie, quindi arrivo a 60. Queste 10 maglie che ho aggiunto sugli ipotetici lati lunghi vanno tolte nei lati corti, quindi mi ritrovo con i 2 lati lunghi che corrispondono poi alla parte anteriore e alla posteriore di 60 punti, mentre le 2 parti più corte che corrispondono poi alle maniche e alla parte appunto dei fianchi di 40 punti. Spero di essere stata esaustiva. Ho deciso di aumentare di una decina di maglie, di giocare con queste 10 maglie perché sono un numero di maglie sufficienti ad allungare quanto basta la parte anteriore e posteriore, che non accorcino però poi andandole a sottrarre la parte laterale. Potete naturalmente stravolgere un pochino questo numero, potrete arrivare a 12 e 8 oppure 15 e 5, dipende molto anche dalla vostra fisicità, ma in linea di massima vi posso dire che 10 punti sono più che sufficienti. Una volta stabilito appunto l'intervallo di maglie, andate a ripiegare lo sprone, vedete come ho fatto io, e da dove avete il punto partite con il conteggio, in questo caso del lato corto, e mettete il marker, ugualmente lato lungo e mettete il marker e vi ritrovate con il vostro sprone pronto e già suddiviso. Ma c'è un'altra cosa che dobbiamo fare. Dobbiamo capire se da marcapunti a marcapunti abbiamo ottenuto la metà della nostra circonferenza, che nel mio caso corrisponde a 40. Ho misurato il mio sprone e la misura che ho ottenuto è 32, quindi ho ancora da lavorare 8 centimetri per raggiungere la lunghezza perfetta che corrisponderà poi alla mia circonferenza. Questi 8 centimetri vanno lavorati suddivisi in 2, quindi 4 da un lato e 4 dall'altro, e io li lavorerò con le catenelle. Ora che ho il mio sprone, parto con una catenella che arrivi alla lunghezza di 4 centimetri. Mi sono servite 7 catenelle per raggiungere i 4 centimetri e dove ho messo il marker mi aggancio con una maglia bassissima. La stessa cosa devo fare di qua, ma io da questo punto in poi, essendomi agganciata nel sottomanica, in quello che diventerà il sottomanica, ne approfitterò per eliminare la chiusura dei giri. Quindi inizierò da questo momento a lavorare in tondo. Nonostante questo, continuerò sempre a marcare il primo punto giro su giro per ricordarmi poi dove andare a chiudere il mio abito. Quindi agganciatami con la mia maglia bassissima, filo sull'uncinetto, punto successivo, entro con la mia mezza maglia alta e posso tranquillamente marcare questo primo punto. Ora vado avanti con le mie mezze maglie alte, punto su punto, esattamente come ho lavorato finora tutto il mio progetto, fino a raggiungere l'altro marker, dal quale farò partire 7 catenelle nel mio caso, mi riaggancio e via, concludo il mio giro. Sopra le catenelle, naturalmente, passerò con le mie mezze maglie alte. Una volta fatto questo, avremo chiuso il nostro sprone, eliminato l'antiestetica chiusura del giro e da questo momento in poi continuiamo per svariati giri, lavorando punto su punto le nostre mezze maglie alte, fino a raggiungere il nostro giro vita. Da lì vedremo come procedere. Man mano che scendevo nella mia lavorazione mi sono trovata ad effettuare qualche piccola diminuzione, infatti vedete come si assottiglia la mia parte superiore dell'abito. Questo perché l'indosso mi è piaciuto molto di più, leggermente più aderente. In questo caso ho semplicemente tolto 6 maglie in un giro, ho continuato il giro successivo lavorando le maglie come si presentavano e ho diminuito di altre 6 maglie. Naturalmente, come consiglio sempre, specialmente nei top down, indossate sempre la vostra creazione, quindi man mano che scendete con i vostri giri, indossate per vedere se potete aggiustare con qualche diminuzione o con qualche aumento la parte del punto vita.
io sono arrivata al mio giro vita leggermente al di sotto ed è il momento, in concomitanza della fine del gomitolo tra l'altro, di iniziare la lavorazione della gonna, che è davvero molto molto semplice. Ho incorporato il nuovo gomitolo e mi porto, lavorando una maglia alta in ogni punto, a inizio giro ed eccomi all'inizio del giro. Tolgo il marker e inizio a strutturare la mia gonna in una maniera molto semplice. Per ottenere l'effetto che avete già visto naturalmente nelle foto, basterà aumentare ogni punto. Inizio subito con 2 mezze maglie alte nel punto di inizio giro, marco il primo e procedo punto su punto aumentandoli tutti. 2 mezze maglie alte in ogni punto di tutto il giro, per poi proseguire con i giri successivi e necessari a raggiungere la lunghezza della gonna che desideriamo, lavorando invece punto su punto. Quindi questo primo giro lo realizzeremo con un aumento in ogni punto, 2 mezze maglie alte in ogni punto. I giri successivi invece li lavoreremo punto su punto, una mezza maglia alta in ogni punto. Continuiamo in questo modo fino a raggiungere l'altezza della gonna che noi desideriamo, avendo l'accortezza di voltare il lavoro ad ogni inizio giro. Ho concluso la lavorazione della mia gonna a 32 cm di altezza, ho indossato l'abito e ho deciso che poteva andar bene. Ho concluso la mia gonna rifinendo con un giro di maglia bassa lavorata punto su punto ed ecco l'abitino terminato. Guardate che effetto gonna skater che riusciamo ad ottenere semplicemente aumentando il primo giro e proseguendo poi la lavorazione in maniera lineare. La sfumatura di questo filato è davvero straordinaria, i colori sono meravigliosi, sarebbe davvero da acquistarli tutti quanti per realizzarci un sacco di progetti. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial.